Abbiamo ripercorso l'incidente di Nibelheim un numero impressionante di volte, ma continuavamo a chiederci come una mente apparentemente forte, come quella di Sephiroth, fosse arrivata ad esprimere così tanta crudele follia. Nel video di oggi proveremo a capire e a spiegare come il Soldier leggendario sia diventato ciò che è, la minaccia che abbiamo imparato a temere. Analizzando la sua storia dall'infanzia all'età adulta, ci addentreremo nella sua mente e scaveremo nei suoi conflitti interiori. Anche questa volta con me ci sarà la psicologa Gaia D'Amico, che qui sul canale conoscete come Eden, che ci permetterà di avere un approccio più scientifico e verosimile alla narrazione di questa incredibile opera. Sephiroth è l'eroe per eccellenza. Tutti lo conoscono con questo appellativo. La Shinra lo ha eletto tale agli occhi dell'opinione pubblica. Un simbolo di speranza, coraggio e assoluta forza. Tutto ciò ha però provocato in lui, nelle prime fasi della sua vita, un forte conflitto tra l'immagine di sé e l'immagine che gli altri hanno di lui e gli rimandano, portandolo ad avere un'enorme difficoltà di integrazione che causerà la scissione di aspetti importanti di sé. Il concetto di eroe concerne il proteggere ed aiutare gli altri, eppure Sephiroth viene elogiato come eroe quando compie azioni razionalmente opposte, come uccidere nemici solo perché si oppongono alla Shinra o hanno un modo di vedere il mondo diverso da essa. Ricorda in Ever Crisis la frase di Hojo quando gli parla di chi possono essere i nemici. Non importa quanto logicamente spiegherai qualcosa, ci saranno sempre delle persone che non capiranno perché hanno un differente modo di vedere il mondo. Figlio della ricercatrice Lucrezia Crescent e del professor Hojo, Sephiroth viene concepito come esperimento del progetto S, durante il quale le cellule di Genova, quella che allora veniva considerata erroneamente un'antica, vennero iniettate nel feto in formazione. Fin dal suo primo respiro, Sephiroth viene quindi considerato come un mero oggetto, separato immediatamente dalla madre, a cui non viene permesso di tenerlo in braccio neppure una volta. Lucrezia, che già durante la gravidanza soffriva di terribili visioni del futuro di Sephiroth, dopo il parto cade vittima di un forte senso di colpa per gli eventi del laboratorio che hanno coinvolto anche Vincent e per il rimorso di essersi fatta manipolare da Hojo e aver ceduto ai suoi folli progetti, tenta il suicidio, atto che però viene prontamente impedito dal controllo che le cellule di Genova hanno sul suo corpo. Decide quindi di cadere in una forma di sonno eterno nella caverna di cristallo. Sephiroth verrà cresciuto sotto il peso di un fortissimo indottrinamento ai valori e agli obiettivi della Shinra. Hojo lo alleverà con estrema crudeltà, sottoponendolo a duri allenamenti alla sopportazione del dolore fisico, convincendolo che un buon soldier deve essere forte nel corpo, nella mente e nel cuore. Un cuore indurito, spietato e privo di esitazione è un segno di forza. Sephiroth non conoscerà mai sua madre e l'unica verità sulle sue origini sarà contenuta e veicolata da una foto di Lucrezia consegnata da Hojo, che dirà al bambino che la donna si chiamava Genova. Possiamo ipotizzare quindi che la mente del piccolo Sephiroth abbia cercato disperatamente di costruire le grandi lacune di conoscenza su di sé attraverso la fantasia, arrivando a idealizzare l'immagine di una madre sconosciuta e non vedendo mai soddisfatto il suo profondo desiderio di incontrarla e conoscerla. Questo bisogno è talmente forte in lui da fargliela perfino sognare. Sogna dei momenti semplici come la preparazione del suo piatto preferito, solo per lui, il regalo di un portafortuna per accompagnarlo sempre, anche in battaglia, un picnic insieme, lontano dalla routine, distesi in un pacifico prato, circondati dai fiori. In quelle occasioni sua madre, Genova, gli ricorda che quei gesti non sono unici di quel momento, ma che sono una routine del loro rapporto, che non è mai stato assente e mai lo sarà. Lei, dice, è sempre stata, è e sarà sempre al suo fianco, per supportarlo e amarlo. Personalmente mi piace pensare che ci sia davvero un legame nel mondo dei sogni tra Lucrezia e Sephiroth, e che questi siano il frutto di quelle brevi ma forti connessioni, intrise d'amore e di speranza, visto che la vera Lucrezia, nella caverna di cristallo, dice di sognare suo figlio nel suo sonno perenne. Purtroppo però credo che questi sogni rappresentino semplicemente il bisogno estremo dell'amore materno, dell'inconscio del giovane e confuso Sephiroth.
Durante la fase adolescenziale il ragazzo si trova ad essere il volto della She-Ra, proclamato eroe. Questa è la fase del ciclo di vita in cui maggiormente si costruisce e si stabilizza il proprio senso di identità e si mettono in discussione le proprie figure di riferimento, in particolare i genitori, le regole, le norme sociali. Sephiroth però ha difficoltà a comprendere chi sia davvero e a raggiungere un senso di sé coeso, perché è combattuto tra ciò che gli altri si aspettano che lui sia e ciò che sente di essere davvero. Ha inoltre ricevuto un indottrinamento così profondo e totalizzante che per la sua mente è complesso mettere in dubbio qualsiasi cosa concerna la She-Ra e i suoi dettami. Farlo, infatti, significherebbe sentir sgretolare il senso di ciò che ha vissuto fino ad oggi. La prima figura che incontra e che in qualche modo riesce a far breccia in questo conflitto è Glenn, che inizialmente, con un tono di invidia, lo accusa di essere un cyborg e di barare in quanto Soldier modificato. Nonostante l'insinuazione del primo Soldier sia apparentemente offensiva, Glenn è forse la prima persona che non riconosce a priori un titolo di onorificenza al ragazzo e si pone in linea con il suo conflitto. Sephiroth stesso ammette davanti a Glenn di avere la convinzione di essere solo un volto scelto dalla She-Ra e di non essere l'eroe che tutti decantano, ma si oppone fermamente all'idea di essere un cyborg, perché questo lo porterebbe a disumanizzare il proprio sé. Quando Glenn chiede al ragazzo cosa vorrebbe essere, Sephiroth risponde: Non voglio essere un eroe, voglio solo vivere una vita normale. Più avanti Sephiroth dirà che parlare con Glenn, Lucia e Matt è ciò che forse le persone intendono quando parlano di divertirsi. Questo perché il gruppo riesce per la prima volta a far sentire il ragazzo semplicemente una persona con cui ci si può rapportare in modo spontaneo. Per la prima volta nella sua vita qualcuno gli sta dicendo che non deve sforzarsi a dimostrare il suo potere e le sue abilità per aderire a quell'immagine eroica e potente che tutti hanno di lui. Finalmente qualcuno lo sta umanizzando, gli sta dando valore in quanto persona e non in quanto oggetto da usare per uno scopo. Possiamo usare il concetto di falso sé del pediatra e psicanalista britannico Donald Winnicott per approfondire lo sviluppo della mente di Sephiroth. Il falso sé si riferisce ad un aspetto della personalità che si sviluppa come difesa contro un ambiente che non risponde in modo adeguato ai bisogni del bambino. L'autore ipotizza che il vero sé emerga da un ambiente di crescita sufficientemente buono all'interno del quale i caregiver riescano ad offrire protezione, cura e soprattutto rispecchiamento. Un ambiente che al contrario non si adatta ai bisogni del bambino, ignorandoli, rispondendo in modo intrusivo o cercando di imporre i propri desideri, promuove lo sviluppo di un falso sé, ovvero un adattamento difensivo atto a compiacere l'ambiente di riferimento e a proteggersi dal rifiuto o dalla disapprovazione. Ricordiamoci che durante la prima infanzia gli unici strumenti che il bambino ha per comprendere chi sia veramente sono i feedback che gli adulti di riferimento gli restituiscono. Questo significa che mettere in gioco il vero sé in un ambiente non adeguatamente responsivo porterebbe ad un continuo e doloroso rifiuto che disintegrerebbe la mente. Prendendo spunto dal concetto di umanizzazione che finalmente Glenn e compagni rimandano a Sephiroth, rafforzando il suo sé umano, vorrei condividere con voi una cosa che ho notato nel suo percorso di vita e all'interno della storia di Final Fantasy VII. I ruoli che ha assunto il suo sé e che di conseguenza ha interpretato. Ruolo del solitario. Sephiroth viene allevato e cresciuto come una macchina da guerra. I sentimenti gli vengono negati. Hojo lo costringe a terribili torture per aumentarne la forza e sprigionare il suo potenziale sovrumano. È solo, non ha amici né figure affettive di riferimento. L'unica cosa che importa è la riuscita dei suoi incarichi e la vittoria. I legami per lui sono un ostacolo. Ruolo di compagno. Incontrando Glenn e i suoi compagni, impara da loro ad essere se stesso, a non dover dimostrare la sua forza e la sua invincibilità per essere visto e accolto da chi gli sta intorno. Impara il piacere di stare con altre persone e condividere con loro le esperienze. Accoglie così il valore di avere dei compagni ed essere a sua volta un compagno. Impara la compassione e proprio l'estremizzazione di questa compassione lo porterà a perdere quei legami appena costruiti. I primi, e per questo fortissimi, legami affettivi del ragazzo. Successivamente ritroverà qualcuno che non accetterà il suo ruolo di solitario, costringendolo nuovamente ad esporre la propria umanità. Angeal sarà per lui una figura fondamentale, che lo porterà infatti a sviluppare un fortissimo sentimento di amicizia nei confronti suoi e di Genesis.
Il futuro rischio di perdita di questi legami insieme ad un nuovo incontro con Glenn lo porterà a voler sviluppare un nuovo ruolo, quello dell'eroe e del maestro. Non il ruolo fittizio affibbiatogli dalla Shinra e dal mondo intero, ma un reale, autentico ruolo da eroe, il cui scopo è proteggere i suoi compagni. In Zack trova il riflesso perfetto di questo suo nuovo ruolo. Eredita quindi da Angeal la figura di mentore e maestro per il giovane Soldier, accompagnandolo e consigliandolo, essendogli infine amico. Ma la perdita di Angeal e Genesis rievocherà i traumi passati e confermerà la sua mancanza nel ruolo di compagno e di eroe. Questo, assieme ai fatti dell'incidente di Nibelheim che analizzeremo più avanti nel dettaglio, lo farà tornare al suo ruolo di solitario, che si cristallizzerà in modo assoluto. Ma quindi cosa succede realmente a Sephiroth durante i giorni che precedono l'incidente di Nibelheim? Quelli che trascorre all'interno della libreria sotterranea della magione Shinra. Ricordiamoci che poco prima di essere intrappolato nell'ossessione che lo porterà a leggere documenti per 7 giorni di fila, il Soldier, insieme a Zack, Cloud e Tifa, era entrato nel reattore di Nibelheim, incontrando nuovamente le teche degli esperimenti di Hojo, con all'interno mostruosità già viste in forma diversa nel laboratorio di Hollander, e torna a farsi viva l'ipotesi di essere anch'egli una creatura modificata, un futuro mostro come lo sono diventati i suoi amici, Genesis e Angeal. Inoltre vede l'insegna con la scritta Jenova, il nome di quella che crede essere sua madre. È qui che la mente di Sephiroth inizia a crollare. Il momento in cui il Soldier deve a tutti i costi avere una risposta che possa avere senso per sé e che sia tollerabile dalla sua mente. I documenti trovati nella libreria hanno un doppio effetto paradossale. Permettono a Sephiroth di non impazzire sotto la perdita totale di senso della propria esistenza e allo stesso tempo lo fanno impazzire, cedendo al controllo di Jenova e provocando i successivi disastri in Crisis Core e Final Fantasy VII. Finalmente, dopo che per anni aveva fantasticato sulla madre, riesce a trovare qualcosa su di lei. Ciò che scopre va ben oltre la semplice idealizzazione. La esaspera, la gonfia, la rende reale. Jenova è un'antica, una creatura speciale, scelta dal mondo, e lui ne è figlio. Non un mostro né un falso eroe, ma colui a cui spetta di diritto il possesso del mondo. In questo senso, nessuna precedente azione è più dissonante. Non esiste più il conflitto tra il concetto di eroe e le brutali azioni compiute in nome della Shinra. Tutto ricade perfettamente in un senso più grande, superiore, che non concerne più l'umanità. Finalmente Sephiroth ha uno scopo che sente appartenergli, non più frutto di una compiacenza ad un ambiente che l'ha indottrinato sotto falsi valori, bensì qualcosa che appartiene alla sua vera natura, alla sua vera, grandiosa esistenza come creatura superiore. È nelle pieghe di questa mente che crolla e si ricompone in un falso puzzle che Jenova riesce ad insinuarsi. Sephiroth, senza accorgersene, passa dall'essere l'eroe burattino della Shinra all'essere l'eroe burattino di Jenova, paradossalmente, con l'idea di non esserlo per nessuno.